Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Tree Adventure. Visto che in tanti me lo avete chiesto e i gruppi Facebook sono pieni sempre della stessa domanda, come risolvere il problema delle vibrazioni dello sterzo del Jimny, oggi voglio parlare proprio di questo per trovare una volta per tutte e dire una volta per tutte quali possono essere le migliori soluzioni per risolvere questa problematica. Ho individuato 8 cause principali che possono causare la vibrazione dello sterzo del Jimny e ve le elencherò fra poco. Ma adesso, prima di iniziare, vi invito come sempre a iscrivervi al canale. La prima cosa che ci tengo veramente a dire è che per risolvere il problema delle vibrazioni di sterzo non bisogna assolutamente montare un ammortizzatore di sterzo. È vero che l'ammortizzatore di sterzo sicuramente riduce le vibrazioni, però è un po' come nascondere lo sporco sotto il tappeto. Andando semplicemente a logica, che il vostro Jimny sia del 2000 oppure del 2017, quando è uscito dalla fabbrica lo sterzo non vibrava assolutamente, altrimenti non ne avrebbero mai venduti punti. Quindi la vibrazione dello sterzo è legata a dei problemi di usura di determinate parti del veicolo oppure legata ad altri fattori che vedremo in seguito. È proprio per questo motivo che montare un ammortizzatore di sterzo per risolvere questo problema è sempre da evitare, perché se c'è un pezzo della macchina, una parte della macchina usurata, trascurandolo e non risolvendo subito il problema alla base, piano piano si romperà sempre di più e andrà a causare un danno maggiore e solitamente anche una spesa economica per risolverlo più grande. Bene, visto che ho chiarito che sono assolutamente contrario a montare un ammortizzatore di sterzo per risolvere questo problema, passiamo alla lista di cose da controllare per risolvere una volta e per tutte definitivamente il problema delle vibrazioni dello sterzo. Per prima cosa bisogna capire quando si è presentato il problema. Ad esempio, se noi abbiamo montato le distanziali sulla nostra auto e lo sterzo ha iniziato a vibrare, probabilmente la causa della vibrazione è sicuramente dei distanziali, 99 su 100. Lo stesso vale se è iniziato a vibrare dopo che abbiamo cambiato le gomme oppure dopo che abbiamo montato un assetto, c'è qualcosa che non va e quindi è proprio quella la causa del problema. In questo caso capire qual è il problema è abbastanza semplice, però a volte le cose sono un po' più nascoste, un po' più difficili da individuare e in questa lista che vi sto per fare le metterò in ordine dalla più semplice ed economica da risolvere fino ad arrivare alla più costosa ed anche più complicata. Punto primo: le gomme potrebbero non essere ben equilibrate, infatti può capitare che dopo un'uscita fuori strada sia rimasto del fango attaccato al cerchio che sbilancia la gomma e quindi fa vibrare lo sterzo, oppure semplicemente possiamo aver perso un piombo. In questo caso ovviamente il consiglio è quello di pulire per bene i cerchi con un'idropulitrice ed ovviamente portare le gomme da un gommista per farle bilanciare nuovamente. Come secondo punto potrebbe essere che abbiamo montato delle gomme ricoperte che non sono perfette ma sono leggermente ovalizzate. Beh, in questo caso il problema della vibrazione si presenta subito dopo aver cambiato le gomme e come consiglio, se si hanno dei dubbi, posso dire che conviene rimettere le vecchie gomme e se la vibrazione sparisce, beh, c'è poco da dire. Come terza causa potrebbe essere che i dischi dei freni a causa dell'usura si sono ovalizzati e in tal caso c'è poco da fare. Basta cambiare i dischi dei freni e metterli nuovi. Al quarto posto abbiamo le testine di sterzo che potrebbero essersi usurate, hanno preso gioco e fanno vibrare lo sterzo. Beh, controllare se vanno bene è molto semplice, basta controllare che la gomma che c'è intorno sia in buono stato, non sia imporrita e non sia rotta, altrimenti il grasso fuoriesce, piano piano l'acciaio sfrega su acciaio e prendono gioco e quindi danno il problema delle vibrazioni. Il mio consiglio è, se per caso abbiamo una testina rotta, conviene, già che ci siamo, cambiarle tutte e 4. In questo modo siamo sicuri di avere il mezzo sempre in ottimo stato. A proposito delle testine di sterzo, ho fatto anche un video dedicato che mostro come sostituirle, che vi lascerò alla fine di questo video. Come quinto problema potrebbe essere che la barra di sterzo oppure la barra di accoppiamento si sono piegate. In tal caso le vibrazioni sono sempre molto lievi, a meno che la barra non sia veramente piegata di brutto, però diventa inguidabile la macchina, e se il problema fosse questo, secondo me, già che ci siamo, conviene cambiarle, sostituirle mettendo delle barre di sterzo rinforzate. Un altro problema potrebbe essere che si sono rovinate alcune boccole in gomma, come ad esempio le boccole dei puntoni oppure le boccole della barra Panhard oppure quelle della barra stabilizzatrice. Il mio consiglio, ragazzi, è quello di controllare anche le boccole del ponte posteriore, perché qualora ce ne fosse anche solamente una rovinata conviene sostituirle tutte, perché da lì a poco probabilmente anche le altre cederanno e causeranno dei problemi. Passando al penultimo punto, entriamo nella parte anche un po' più impegnativa economicamente per risolvere questo problema, perché potrebbero essersi rovinati i cuscinetti della ruota e se avete trascurato il problema, molto probabilmente, come è successo anche a me, si vanno a rovinare anche le sedie del cuscinetto. In questo caso, ragazzi, sono veramente dolori. Come ultimo punto, e anche un grande classico per le vibrazioni dello sterzo del Jimny, i cuscinetti dei fuselli. Sono dei cuscinetti conici che tengono tutto il sistema della ruota anteriore e fungono da snodo per permettere alla ruota di girare e quindi a noi di sterzare. Questi cuscinetti, quando
quando si usurano causano una fortissima vibrazione dello sterzo e per risolvere il problema vanno spessorati utilizzando dei rasamenti, oppure se sono veramente messi male vanno sostituiti. Bene ragazzi, queste sono le 8 macro cause che possono causare la vibrazione dello sterzo. Ci tengo a precisare che questa lista l'ho stilata sulla base della mia esperienza personale e della mia conoscenza di questo mezzo, quindi sicuramente qualcosa potrebbe essermi sfuggito. Se così fosse, fatemi sapere nei commenti quali sono le cose che mi sono sfuggite e anche voi come avete risolto, se lo avete risolto, il problema delle vibrazioni. Adesso ragazzi, come sempre vi invito a mettere un bel like al video e condividere questo video con altri gimnisti. In questo modo risolviamo tutti il problema delle vibrazioni dello sterzo una volta per tutte. E non dimenticate di iscrivervi al canale. Al prossimo video ragazzi, un saluto!